Signore e signori... No, ho un po' urlato. Signore e signori Eurofan da tutto il mondo, tornano gli esauriti con Pat. Perché hai detto tu E Pat? Signore e signori Eurofan da tutto il mondo, tornano gli esauriti con Jacopo. E Pat! Ah, finalmente 2022, siamo finalmente all'anno in cui l'Italia ospita Eurovision a Torino. Pat. Sì, è una bellissima emozione e ovviamente io non vivo più a Torino, quindi nel senso... È cambiato tutto nelle nostre vite, infatti vedete che entrambi i nostri sfondi sono diversi, ma... sarà cambiata anche un po' il format di questa nostra nuova annata di reaction, ma intanto direi che lanciamo la nostra prima sigla di questa nuova serie Eurovision 2022. Vai! Allora, eccoci tornati. Abbiamo detto che sarà un format un po' diverso rispetto all'anno scorso. Pat, aggiornaci un po' su queste modifiche. Le modifiche sono belle sostanziose. L'anno scorso facevamo la first reaction alle canzoni, quest'anno invece abbiamo deciso di seguirci tutti i festival musicali e quindi non sarà più una reazione al primo ascolto, ma le avremo già ascoltate più e più volte, avremo anche visto tendenzialmente tutte le semifinali e le finali che sono uscite, quindi sapremo anche un pochettino meglio di cosa stiamo parlando rispetto a una prima reazione immediata e per questo motivo ne faremo 2 alla volta. Parleremo di 2 canzoni per ogni video. Esatto, infatti in questo video parleremo di Spagna e di Lettonia rispettivamente con Chanel, la chiamo proprio nel modo in cui la chiamano in Spagna, Chanel con Slow Mo e i Citizeni con Eat Your Salad. Direi che cominciamo dalla Spagna, che facciamo comparire adesso in sovraimpressione magicamente. Allora, Pat... Allora, devo ammettere che tra quelle uscite finora è una delle canzoni che mi piace di più, nonostante non sia per niente il mio genere. Cioè, direi che chi ci segue dall'anno scorso lo sa che a me questo pop tendenzialmente non piace, ma sul tavolo è una delle canzoni fatte meglio. Cioè, oggettivamente è fatta bene. Attira, è orecchiabile, lei è bravissima, sia vocalmente che con i movimenti. Perché comunque tenere tutti quei passi di danza, diciamo, per quanto siano tendenzialmente semplici per un ballerino, però comunque il fiato ti serve e lei non ha sbagliato una nota. Mai. Esatto, infatti io volevo dire proprio questa cosa qua, potremmo essere davanti alla miglior ballerina barra cantante della storia di Eurovision, almeno recente? Per me sì, perché non è facile. Cioè, anche il momento in cui posa il microfono c'è tutta quella parte dove non fa altro che ballare fondamentalmente, poi riprende il microfono e comunque è pulita. Non ha un minimo di fiatone, un minimo. Esatto, va anche detto però appunto che per controbilanciare il fatto che ha bisogno di un po' di fiato abbiamo anche un po' troppi cori e pochi punti in cui lei canta, cioè diciamo che c'è molta strumentale. Però nel senso, se vuoi fare un pacchetto ben riuscito devi trovare un compromesso tra le due cose. Per quanto uno possa avere il fiato allenato, la voce allenata, non puoi ballare così e cantare in maniera pulita senza che ci sia un aiutino da qualche parte, per forza, cioè. Certo, assolutamente. Io devo dire, l'ho apprezzata molto, cioè mi piace molto. Io ero un bandinista della prima ora, quindi quando non ho visto la mia Rigoberta stravincere come nei miei sogni di gloria è stato tutto un po' difficile. Ho dovuto superare, diciamocelo, che chi guarda le semifinali ha anche un altro ostacolo, che magari se non vince il suo preferito, la sua preferita, deve anche superare un po' quell'astio verso il non aver avuto la soddisfazione di vedere chi voleva sul palco di Eurovision. Quindi io diciamo che distaccandomi un po' dal fatto che non è quella che avrei voluto vedere io, a me piace. Io diciamo che avrei visto più volentieri sinceramente all'Eurovision, il mio preferito di sempre, tipo il Benidorm, l'ho immolato a votare lui, avessi potuto l'avrei fatto, Raiden, che io lo volevo all'Eurovision, ma io lo voglio a casa Raiden, cioè non solo all'Eurovision, ce lo voglio accanto a me nella vita probabilmente, oppure le Tanjugueiras. Come staging?
Staging per me è perfetto così, io non farei grandi cambiamenti sinceramente, lo porterei esattamente così come l'hanno portato. Quanto è bella quella parte in cui dice slow mo e ci sono i flash, in cui si vede proprio lei che si muove praticamente a scatti dovuta al flash. No, è fatto proprio bene, cioè lo staging non ce lo vedrei in nessun altro modo sinceramente, lì è proprio un pacchetto che è stato confezionato, che funziona e deve restare così, perché così funziona. Ce l'aspettiamo una top 10 per questa Spagna quest'anno? Ma sto giro proprio, cioè se la meriterebbe questa canzone comunque, abbiamo visto arrivare più in alto anche della top 10 canzoni che non se lo meritavano, questa è fatta bene, cioè è proprio un bel prodotto musicale che se lo merita. Se dovesse fare la fine che ha fatto gli scorsi anni la Spagna quest'anno, io penso che potrei smettere di guardare l'Eurovision, perché sarebbe veramente una cosa assurda che non prendesse voti o che arrivasse proprio in basso. No, ma io penso che a meno di disastri il pubblico eurovisivo sarà in grado di dimostrare alla Spagna che è contento di vedere finalmente un top player giocare da top player, perché se sei una Big Five devi giocare come una Big Five, cioè questa è la verità. Va bene, passiamo alla Lettonia. Citizeni, Eat Your Salad, Pat. Simpaticissimi, nobilissimo il gesto che hanno fatto di portare in chiave anche molto leggera e divertente un argomento serio come quello della salvaguardia del pianeta. Punto in più per il sassofono, che personalmente per me fa sempre ok, però no ragazzi, cioè no, per favore. Cioè, dicevamo quest'anno c'è un sax guy che non è un epic sax guy, è un semplice normal sax guy, sì. Che comunque non fa mai schifo a Pat. No, io punto in più, nel senso ogni volta che c'è un sassofonista, un sassofono, io sono contenta, potrebbero metterlo in tutte le canzoni per me e io sarei contenta, cioè io ce lo vedo brividi che a un certo punto ha lo stacco di sassofono, per me va bene, non importa, però è proprio la canzone in sé che sì, simpatica, orecchiabile, però un po' come quella della Danimarca era la Danimarca, Fiore Flamme. Sì. Bella, orecchiabile, io l'ascolto ancora adesso e probabilmente anche questa, però è proprio, cioè, no. Secondo me c'è una differenza di qualità enorme tra i Fear of Flam e questi, cioè secondo me Fear of Flam erano su un livello decisamente più alto, però va anche detto che comunque questa è una canzone godibile, loro sono molto sfacciati, sì. Certo, tra Spagna e Lettonia qua è la sagra del ritornello, cioè nel senso cioè, l'85% della canzone sia in Spagna che in Lettonia è ritornello. L'ho capita un attimo in ritardo la battuta. Ho il cervello che non ce la fa. In ogni caso, bel bridge strumentale, mi è piaciuto molto, molto carino. Per quanto riguarda il piazzamento, la possibilità di superare la semifinale, io ti dico, la prima semifinale al momento non sembra una semifinale particolarmente... Quando sentirai questo pezzo, sappi che mi si è bloccato tutto. Ci sei? Eccoci. Dimmi che non hai... ho un problema. Si è rotta la porta. In che senso si è rotta la porta? Nel senso che si è rotta la porta. Allora, per quanto riguarda la possibilità di qualificazione, diciamo, il piazzamento, io ti dico, la prima semifinale non mi pare particolarmente difficile o pericolosa. Per ora manca ancora il Portogallo, che sappiamo che è un dark horse gigantesco, quindi è vero. Manca l'Islanda, anche se non mi sembra che dalla selezione ci sia qualcosa di particolarmente clamoroso. Ci sono i Paesi Bassi che comunque hanno un ottimo pezzo, però comunque insomma, cioè tra le 10 potrebbe capitarci senza troppi problemi, ripeto, per ora, per quello che sappiamo in questo momento. io sinceramente non so cos'altro dire su sta canzone, perché appunto più che dire che ha una solida, diciamo, base testuale, quindi un messaggio che vuole portare, che è portato bene in maniera divertente, che però un po' troppo divertente, non saprei veramente cosa, cioè non ha niente questa canzone che mi fa dire oh dobbiamo parlare per forza di questo pezzo qua perché mamma mia quanto è bello, ci divertiremo insieme a loro perché comunque sono molto energici, si vede che si divertono anche loro, noi ci divertiremo insieme a loro, a fine serata l'avremo dimenticata probabilmente, non sono nemmeno sicura si possa qualificare.
dipenderà anche molto, non dico tanto dallo staging quanto di più dalla posizione in serata, perché se va messa dopo una ballad magari particolarmente noiosa potrebbe guadagnarne molto, perché comunque è una bella esplosione di energia, per cui ecco, diciamo che il fattore energia è quello che li caratterizza di più rispetto a tutto il resto che abbiamo visto, ecco. Sì, no, su questo sono d'accordo. Il Questa fattore è l'unica cosa energia che e poi il rende sassofono, vabbè, cioè. È il sassofono, è il normal sax guy, perfetto. Che dire, voi cosa ne pensate? Come sempre fatecelo sapere finalmente di nuovo nei commenti, mettete like al video, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto. Noi adesso pian pianino arriveremo con tutte le nostre bellissime opinioni su queste canzoni e direi che per oggi è tutto. Alla prossima, ciao da Jacopo e Pat, Esauriti, ciao.